Buonasera amici di MRTV e benvenuti alla 12ª puntata del Cittadino Sovrano. Grazie insomma per la vostra pazienza, questa sera abbiamo avuto qualche problemino di connessione, ma insomma sembra che ce l'abbiamo fatta. Do il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, scusatemi per la copertina iniziale che è rimasta un po' di più mea culpa, mi ero perso. Beh, vabbè, era così, hanno letto bene il titolo, Marco, di Benissimo. questa sera. Allora, il titolo di questa sera è Il terrore pneumatico e il principio del VVI. Allora, innanzitutto cosa si intende con questi termini? Beh, io vorrei partire da un concetto molto importante, soprattutto nell'ultimo periodo si continua comunque a parlare del terrore che iniziano ad avere, della paura che inizia ad avere questa, chiamiamola elite, che sta generando tutta la situazione attuale, anche se ricordiamoci sempre che riescono a generare questo semplicemente perché dall'altra parte c'è chi alimenta anche questa situazione. Ma noi siamo alla rubrica Il cittadino sovrano e quindi vogliamo iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista. Inoltre, sempre in questo periodo si parla tantissimo di stare fermi. E allora andiamo a capire meglio questi due concetti questa sera, che sono strettamente legati. Allora Marco, prima di iniziare con la trattazione, io vorrei leggere un piccolo passo proprio dal libro Massoni di Gioele Magaldi, che troviamo a pagina 508 del libro, dove lui dà una definizione appunto di questi uomini pneumatici. Perché secondo ovviamente la trattazione del pensiero gnostico valentiniano, gli uomini sono suddivisi in tre categorie ontologiche: gli ilici, gli psichici e gli uomini pneumatici. Allora io vi voglio leggere brevemente quelle che Sono sono aggiunti le... anche gli psicopatici, però abbiamo una quarta categoria che è proprio stata sdoganata senza più nessun dubbio, però che possiamo fare? Beh, insomma, è una categoria che magari chiederemo al nostro caro Valentino di inserire magari E non so da se sono mondi sempre gli altri. psichici che si sono modificati o se è proprio una variante, una nuova variante, come si usa dire adesso. Tanto le Lo varianti vanno scopriremo. di moda in questo periodo. Sì, 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 quindi lo scopriremo. Allora, quali sono queste tre categorie? E Gioele Magaldi le definisce così: quella degli uomini ilici, dal greco ile, materia, legati esclusivamente alle pulsioni e alle emozioni e incapaci di governare se stessi. Quella degli uomini psichici, da psiche, anima, legati prevalentemente alla razionalità e all'intelletto, ma con scarsa conoscenza della realtà spirituale. Quella degli uomini pneumatici, da pneuma, spirito, ovvero quelli che realizzano in sé il mix perfetto fra corpo, anima e spirito. Questa categoria di massoni elitari, ampia ed eterogenea, condivide l'obiettivo di farsi leader pneumatica dell'umanità, considerata non come comunità da perfezionare progressivamente nel suo insieme nel rispetto di regole democratiche e pluraliste, bensì come massa informe incapace di essere plasmata se non da un gruppo di elitari maestri illuminati. Beh, io direi che questa definizione che ne ha dato Gioele, che richiama ovviamente questo pensiero gnostico valentiniano, ci dice perfettamente quali sono le tre categorie di esseri umani. Allora, gli ilici sono la cosiddetta massa di persone
che comunque si dedica principalmente a quelli che sono i bisogni cosiddetti di sopravvivenza, chiamiamoli così, di sopravvivenza e di sicurezza, direi. Però di questo argomento in dettaglio ne parleremo in una puntata a parte, andremo poi ad ampliarla appunto in un'altra puntata. Gli uomini psichici sono quelli che comunque sono in cammino, sono i cosiddetti viandanti in cammino, e poi ci sono gli pneumatici, che sono i cosiddetti illuminati, quelle persone che insomma sono arrivate e hanno realizzato se stesse. Ma allora, perché nel titolo abbiamo parlato di uomini, cioè di terrore pseudo-pneumatico? Beh, perché comunque ricordiamoci sempre che, come hanno detto anche altri prima di noi, il terrore, la paura di queste persone deriva semplicemente dal fatto che la, tante persone si stanno facendo domande, e nel farsi domande iniziano ad andare a cercare le risposte, e cercando le risposte trovano anche parte della verità, gran parte della verità. Non stiamo a dire che ovviamente c'è qualcuno che ha la verità assoluta, su questo insomma io mi astengo, ma di certo ci sono delle conoscenze che arrivano molto molto vicino alla verità. E quando si arriva molto vicino alla verità, non ci si sottomette più, non si sta più al gioco di chi vuole dominare o di chi vuole sottomettere gli altri. E quindi queste persone che iniziano a conoscere diventano ingestibili. Più ti risvegli, più divieni ingestibile da chi ti vuole sottomettere. Ma allora, Marco, una domanda che faccio, e appunto che mi piacerebbe poi sentire anche la tua trattazione in merito, è: perché allora si sottomette? Se sono degli uomini pneumatici, gli pneumatici non hanno paura, perché conoscono perfettamente il proprio potere. Questi pseudo pneumatici, che hanno paura del risveglio delle persone, si stanno comportando utilizzando la forza. La forza è principalmente legata all'apparato psicofisico, quindi significa che non sono degli uomini pneumatici, ma è solo un'evoluzione di quelli che sono gli ilici. E allora a questo punto chi sono gli ilici e chi sono gli pneumatici? Perché se io conosco perfettamente il mio potere, non ho bisogno di sottomettere nessuno, perché arrivo alla mia realizzazione da sola, senza aver bisogno di qualcuno da soggiogare e che faccia quello che voglio io. Marco, come vedi questo punto di vista? Ma allora, c'è da dire che intanto la mia visione, quando uno arriva alla verità, alla realtà, sostanzialmente quando scopre la sua, perché poi il problema più grande è proprio quello: quando quello che si percepisce come bisogno, come realtà, come necessario per la propria vita, non deriva da un proprio desiderio, ma da un qualcosa che è stato indotto, anche involontariamente, anche senza rendersene conto. Quante volte siamo presi comunque dalla vita frenetica di tutti i giorni e non ci poniamo neanche il problema se quello che stiamo facendo lo facciamo perché lo vogliamo fare o perché ormai fa parte di una sorta di programma già scritto. E ovviamente, come qualsiasi pastore impara prestissimo, per amministrare un gregge non può mai succedere che ognuno va per i fatti suoi. Questo è il grande problema. Cioè, paradossalmente, se tutti seguono la realtà reale, passami il termine, o la realtà presunta, va bene lo stesso, perché tanto più o meno lo sciame o il gregge si tiene compatto. Il problema è quando
molte persone riscoprono quello che per sé è importante e questo diventa un grande problema. Questo diventa un grande problema perché porta appunto a quello che dicevi tu prima, quindi a una persona che si ferma sempre più tempo a riflettere, a pensare anche su se stesso e quindi diventa sempre meno governabile. E questo logicamente è il grande limite di ogni forma di potere, di controllo e di dominio, perché, come ho detto poi tante volte, più volte, se ci pensiamo, tutto quello che storicamente, ma anche andando molto indietro coi tempi, fino a quelli più recenti, se ci pensiamo, tutto quello che è successo di bello o di brutto, in realtà ha sempre visto la partecipazione della popolazione o quantomeno il suo disinteresse. Niente è mai potuto accadere senza che la maggioranza della popolazione fosse d'accordo o quantomeno non fosse contraria. Nulla. Quindi questo è il grande limite, un limite meramente numerico. E quindi, sempre facendo il paragone del gregge, se tutte le mie bestie iniziano ad andare, ognuna per fatti suoi, e due sono le cose: o inizio a sparare, ma probabilmente creo caos e quindi ne scappano ancora di più, fino a rimanere probabilmente senza gregge, quindi non ci ho guadagnato moltissimo. O se no, questa componente meramente numerica è sempre il famoso tallone d'Achille, quindi un essere praticamente perfetto, invulnerabile, immortale, ok? È proprio quel puntino, quella piccola parte che comunque sarà sempre vulnerabile. Quindi quando la popolazione tutta smette di ragionare come singolo individuo e comincia invece a ragionare come un organismo unico, come parte di un organismo più complesso, come società, come famiglia, come associazione, come nelle forme più disparate, ecco che qui le cose si complicano. E quindi la prima reazione è sempre quella appunto violenta, perché si sente che si sta perdendo, sta scivolando di mano quel potere, quel controllo, ma alla fine la realtà è che il risultato dipende sempre solo dalla maggioranza. Quindi abbiamo visto, per esempio, nel Novecento, abbiamo visto i due poli opposti di quello di cui può essere capace l'essere umano. Quindi abbiamo visto all'inizio del Novecento, nella prima metà, le cose più brutte di cui può essere capace l'essere umano e una società tutta, che partecipa o avalla col silenzio e la mancata opposizione qualcosa, ma abbiamo anche visto quanto invece una società, un collettivo di persone unite, come tra l'altro abbiamo visto anche esempi di recente, possano invece dare risultati diametralmente opposti e creare un benessere, una felicità, una ricchezza, una gioia, sia materiale che intellettuale, perché poi c'è sempre questo vizio quasi di snobbare una a favore dell'altra, sia da parte del materialista sia da parte dello spiritualista. In realtà, come dico spesso, le migliori proteste si fanno con la pancia piena e un tetto sopra la testa. Vengono proprio meglio così. Quindi l'ideale è unire le due cose. Assolutamente, perché unire le due cose ci rende ovviamente completi. Ecco, io vorrei fare ancora però, prima di passare all'altro argomento, cioè il principio del VVI, vorrei fare una piccola considerazione su cos'è la forza e su cos'è il potere, perché anche qua abbiamo comunque una visione distorta di quella che è la condizione, perché la forza è un'energia limitata ed è limitata, come dicevo poco fa, all'apparato psicofisico, e noi sappiamo che il nostro apparato psicofisico, cioè corpo, emozioni e mente, sono comunque mente con la M minuscola, ci tengo magari perché qualcuno magari la potrebbe intendere come la mente creante. In realtà parlo di mente quella che è relativa ai pensieri che ci pensano e non quelli che pensiamo noi. Quella che, E come dice sono il termine, dice le bugie, perché mente. Esatto, perché la mente mente. Ehm,
E quindi è un'energia limitata, cioè oltre alla quale non possiamo andare. In realtà il potere è un'energia illimitata ed è insita in ognuno di noi. Noi colleghiamo sempre il potere a qualcosa di esterno, lo colleghiamo a qualcosa che è relativo a qualcuno che è migliore di noi. In realtà tutti quanti ce l'abbiamo questa energia, è che spesso e volentieri ci convinciamo che altri siano migliori di noi. In realtà non è così, ognuno ha il proprio percorso e ognuno è migliore nella vita che sta vivendo per se stesso. Quindi il potere è un'energia propria, individuale, non è qualcosa di superiore esterno. Detto questo, io vorrei introdurre, Marco, il principio del Wu-Wei, considerato che si dice proprio, soprattutto in questo ultimo periodo, state fermi. Ed è un concetto molto interessante che è collegato proprio al discorso di questo terrore pseudo, degli pseudopneumatici, io direi esattamente così. Perché chi sta fermo ha scoperto il segreto per vivere in armonia ogni situazione e quindi accettare la situazione che si sta vivendo. Attenzione, l'accettazione non è reprimere e subire la situazione, ma l'accettazione è ricevere con gradimento, cioè dimostrandolo anche questo gradimento, che è ossia che è reale quello che noi stiamo provando in questo momento e indica l'accettazione e lo scorrere degli eventi per quello che sono, senza contrastarli, cioè fluendo sull'onda degli eventi, che è un po' quello che ci dice anche la legge dell'attrazione. Nel taoismo appunto esiste questo principio che viene detto Wu Wei, che può essere tradotto come principio di azione non azione. Ed è un concetto molto interessante perché ci introduce appunto al concetto di accettazione. Attenzione però è azione non azione, non inazione. Quindi anche qua è molto importante comprendere appunto sempre il valore delle parole, cioè il Wu-Wei non è un'esortazione alla passività o alla repressione come potrebbe sembrare, e quindi il concetto di inazione, ma è un invito al fluire nell'armonia degli eventi. Cioè il Wu-Wei è il movimento consapevole di una coscienza che è orientata all'amore, che permette di splendere per ciò che siamo, fluendo in qualsiasi sia gli eventi che stiamo vivendo. Può essere applicato solo però da quelle menti che hanno raggiunto un determinato livello di coscienza, cioè che hanno trasmutato il proprio ego in sé superiore. Attenzione, trasmutato e mai annichilito. Cioè sono quelle persone, o che comunque sono in cammino per arrivare a questo, che sono dedite alla manifestazione di un obiettivo che è utile poi per l'umanità. Il Wu-Wei ci indica che i problemi e i danni sono causati da tentativi di contrastare gli eventi. Andare contro qualcosa alimenta l'energia dello scontro. Il fluire con ci porta invece verso un'energia di incontro. E quindi agire in sinergia con gli eventi conduce oltre ad un risparmio di energia vitale, al dedicarci a un obiettivo invece che allontanarci da ciò che ci crea dolore. Cerchiamo di fare un esempio per capire un po' meglio quello che intendo dire in questo contesto. Proviamo a pensare a un fiume, cioè l'acqua che scorre nel fiume, che va dalla fonte verso la foce. E l'acqua segue il percorso, che quindi la strada può essere anche più lunga di una linea retta, ma permette di farsi trasportare svolgendo il ruolo di quell'acqua stessa.
troverà anche degli ostacoli, ma l'acqua non cerca di spostare l'ostacolo, lo raggira, ed è quello che ci insegna il concetto del VVI. Ovvero, per fare un altro esempio ancora molto pratico, è il cosiddetto surfista. Cosa fa il surfista? Il surfista non va a scontrarsi con l'onda, ma gli va incontro. Mette la tavola, ovvero le sue basi, rigide ma non troppo, cioè cerca di adattarsi, sale sopra, si fa trasportare dall'onda e si diverte pure. Ecco, questo è un po' quello che può essere definito il concetto del VVI, cioè lo stare fermi, non contrastare, ma fare in modo che quell'energia di scontro ipotetico che si vuole creare divenga invece un'energia a nostro favore. L'avversario che ci indica in realtà la via, come ho detto più volte nelle arti marziali, come l'energia dell'avversario che vuole colpirmi io la posso girare a mio favore e metterlo al tappeto, non per fargli del male, ma per educarlo. Marco. Sì, assolutamente. E la differenza penso che sia anche qui, l'avevamo forse ricordato in qualche puntata fa, quando avevamo descritto il comportamento classico, naturale di qualsiasi essere umano di fronte alla paura, ovvero attacca, fuggi o il famoso freeze, il fingiti morto, quindi quegli animali che per difendersi dal predatore si fingono morti. Ecco, qui in realtà abbiamo qualcosa di diverso, nel senso che appunto abbiamo uno stare fermi, ma che non è una paralisi, cioè non è dettato da una paura che mi impedisce di muovermi, anzi, è dettato da una forza che mi permette di non utilizzare gli altri due fronti, quindi la fuga e l'attacco, quindi io riesco a controllare sia una che l'altra, e se ci pensiamo è quello che più può fare paura. Dalle persone, noi quando interagiamo con delle persone, quando parliamo con delle persone, quando ci discutiamo e così via, ci aspettiamo delle reazioni. Quindi facciamo qualcosa, ci aspettiamo delle reazioni. Quando rimaniamo spiazzati? Proprio quando quella reazione non è quella che ci aspettiamo. E paradossalmente potrebbe anche essere opposta. Quello che spiazza al cubo è quasi questa mancanza di reazione. Provate a pensare se voi voleste spaventare un animale o che vi fa paura, o spaventare, che ne so, vedete un ladro piuttosto che, e provando a mettergli paura, voi vi aspettate che questo ladro scappi o che questo ladro, questo animale feroce vi aggredisca. Invece provate a pensare questo secondo soggetto che vi guarda fisso negli occhi, ma con uno sguardo tranquillo, fermo, immobile. E questa cosa vi gela. Cioè, vi posso assicurare che è la cosa più terrificante che possa succedere. Molto meglio vedersi venire addosso il proprio avversario o vederlo scappare. Il fatto di vederlo lì, fermo, ma allo stesso tempo sicuro, senza nessun minimo tentennamento, senza nessuna espressione di paura né di aggressione, cioè mette l'altra parte in una condizione di totale incomprensione, cioè lo manda totalmente fuori di testa. E questo è quello che veramente può fare male. Pensiamo per esempio in tutto quello che è successo e che sta continuando a succedere, come sarebbe potuta evolvere la situazione se appunto invece che comportarci come singoli soggetti, un insieme di persone sempre più ampio avesse compiuto quel gesto che poi è quella famosissima scena che è la chiave di volta del primo film di Matrix, quando Neo, a fronte di una pioggia di proiettili che gli stanno arrivando addosso, dice ferma, basta. Cioè lui blocca tutto,
In quel momento crolla completamente tutto, viene a crollare tutto. Fino a quel momento lui aveva provato a scappare, a combattere, e andava, tornava, cioè se la girava in tutte le maniere, povero Cristo non ne veniva a capo. In quel momento dove lui si è limitato a dire basta, ma senza aggredire, senza fuggire, lui ha detto basta, si è fermato tutto. A quel punto lui ha preso il pieno controllo di tutto, della fisica, di tutto. Cioè nulla si è più potuto muovere attorno a lui. Pensiamo come la situazione sarebbe potuta evolvere se per anche solo 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, le persone avessero detto basta, non faccio più niente e vediamo. Non vado più a lavorare al supermercato, non vado più a lavorare in banca, non vado più a lavorare a raccogliere i frutti dalla terra, non vado più a consegnare i pacchi, non vado più a fare tutte queste cose qua. Che poi l'esempio veramente bello da questo punto di vista, a prescindere da quello che si possa pensare, io sono rimasto molto, molto affascinato soprattutto dai primi momenti dei portuali di Trieste, da una frase, quando sentivo sempre spesso dire, vedevo questo atteggiamento proprio di fratellanza fra loro, e gli sentivo dire: se rimane fuori uno, rimaniamo fuori tutti. Cioè, come dire, non serve che ci colpite uno alla volta, se anche ne colpite uno, colpite tutti noi. Quindi non c'è distinzione. Se voi ne volete fermare uno, dovete mettervi in mente che si fermano anche tutti gli altri. Questa è la potenza elevata al cubo, nel senso che ovviamente disarma. E qui abbiamo avuto appunto tutte le reazioni scomposte che abbiamo visto fino adesso. C'è un amico in chat che evidentemente mi vuole tanto bene, deve essere sempre lo stesso dell'altra volta, non ho ancora capito su cosa o su chi imprechi, se vuole intervenire volentierissimo, così almeno capiamo. A te Serena. Allora, Marco, chi scrive in maniera non comprensibile, cioè è il primo, ovviamente. È ovvio che se non capisci, scrivi anche in maniera che non si fa comprendere. Quindi, Certo. ovviamente, basterebbe semplicemente dire quali sono i concetti che non si capiscono. Marco, tu hai detto un paio di cose che mi hanno ovviamente acceso delle lampadine. Quindi Allora, tu li il hai primo è capiti stato... allora. Eh? Li hai capiti allora tu, quindi qualcuno li ha capite le cose che ho detto. Io sì. Oh, meno male. Allora, hai detto un paio di cose che, come ti dicevo, no, mi hanno fatto accendere la lampadina. Allora, e la prima è quando tu hai parlato di spiazzare, che infatti è quel famoso insegnamento che viene spesso frainteso, che lo dico tantissime volte e che c'è scritto nel Vangelo, che è il famoso porgi l'altra guancia. Il porgere l'altra guancia non è, visto che mi hai fatto del male, fammene ancora, perché tanto poi quando sarò morto avrò il paradiso, ma è semplicemente fai quell'azione che spiazza l'avversario, perché l'avversario, se ti dà uno schiaffo, non si aspetta che tu gli porga l'altra guancia, quindi spiazza l'altra persona, ed è un modo per agire in libero arbitrio, quindi agire invece di reagire. E poi, considerato che hai nominato il film Matrix, mi è venuto in mente un altro film, che è After Earth. E anche lì viene spiegato in maniera molto importante il concetto dello stare fermi. Cioè, a un certo punto il figlio ovviamente di Will Smith nel film, che nel film, anche in realtà ovviamente, però lo è anche nel film, e che si trova a dover gestire se stesso all'interno, cioè in un contesto dove ci sono dei mostri. I mostri che, come gli fa notare il padre, sentono l'odore, sentono i cosiddetti, quelli che noi oggi chiamiamo ferormoni, i ferormoni della paura. E quindi lo invita a stare fermo.
lo invita a star fermo, perché stando fermo questi mostri non sentono il suo odore. Lui, stando fermo, stando centrato su se stesso, non emette, questi ferormoni che vengono recepiti dagli altri. E poi un altro concetto di stare fermi, a me è sempre molto caro, è quello che troviamo nel libro di Draco Dazzo, e che è quello del concetto di 1 metro al minuto. Vi leggo la frase tratta appunto da questo libro, che è: 1 metro al minuto, come una tigre acquattata fra l'erba alta in vista della preda, con il solo rumore che fa l'albero quando cresce. Ed è una frase proprio di Draco Dazzo, e che è considerata l'arte che un guerriero, e quindi nel nostro caso il cittadino sovrano, è capace di fermare il mondo. È l'azione che ferma il mondo. Quindi è il non agire per impulso, è l'osservazione di ciò che sta accadendo prima di partire. E quindi è molto interessante anche questo aspetto, perché se si agisce subito non si osserva la situazione. Osservandola invece come se si fosse un testimone esterno, c'è la possibilità di capire poi l'azione. Quindi di nuovo quello che dicevamo poco fa, agire invece di reagire. Marco, a te per concludere Che la fa puntata rima di oggi. con capire, che fa rima con capire, ed è un grosso problema di oggi. Oggi purtroppo c'è tanta voglia di parlare e pochissima voglia di ascoltare. E per capire qualcosa bisogna ascoltare, bisogna appunto stare fermi, ascoltare e poi si può pensare di capire. Una volta capito, allora a quel punto io sarò in grado di mettere in campo le azioni migliori. Qualsiasi gesto di fronte a un qualcosa che io non ho capito, nella migliore delle ipotesi sarà inutile, nella peggiore probabilmente sarà addirittura dannoso. Quindi dobbiamo forse recuperare questo desiderio, cioè, non so quante volte durante una giornata possiamo dire che ascoltiamo un'altra persona perché abbiamo voglia di sentire quello che ci sta dicendo, e quante volte invece ci troviamo come a sopportare l'altra persona che ci parla, ad ascoltarla, ma perché quasi siamo tenuti a doverlo fare per un discorso di educazione. Ecco, questa cosa cambia tutto. L'ascoltare una persona perché si ha voglia e piacere di ascoltarla, ovviamente cambia tutto. E a quel punto le mie azioni conseguenti, a fronte di un problema che ho osservato, ascoltato e quindi capito, possono verosimilmente portarmi a una soluzione reale e concreta e non meramente illusoria. Grazie Marco, beh, mi hai dato un altro spunto, magari faremo una puntata sulla differenza tra udire e ascoltare, tra guardare e vedere. E quindi insomma magari andremo anche a trattare questi aspetti. Allora Marco, noi ci fermiamo qua per questa sera. Invitiamo i nostri amici ad essere con noi la settimana prossima, sempre martedì alle 21. Quindi insomma sintonizzati su MRTV, e vogliamo anche dire Salutiamo quali... anche Michael che ci ha raggiunto adesso sul finale, il nostro amico Michael della Lombardia, eccolo qui. Ciao Michael, benvenuto, e ovviamente insomma salutiamo ovviamente tutti coloro che sono stati in chat, che hanno scritto e che ovviamente ci danno sempre degli spunti di riflessione. Vi invitiamo ovviamente a essere con noi anche la settimana prossima. E Marco, che dici? Le dici tu le rubriche che partiranno questa settimana?
Sono troppe, sono tante e siamo già fuori dal taglione dei 30 minuti, quindi rischiamo già pene molto serie e severe, quindi io non andrei oltre. No, però sì, adesso a parte gli scherzi, vedremo se già nella giornata di domani o al massimo la prossima settimana sicuramente, ci sarà un nuovo palinsesto, si chiamerà Black and White, lo faremo io insieme a Gianfranco Carpeoro e anche lì vedremo di analizzare degli aspetti della musica cosiddetta bianca e la musica nera. In realtà formalmente, apparentemente così diversa, ma a ben ascoltare si può comprendere che non solo hanno radici comuni, ma forse stiamo parlando proprio della stessa cosa. Quindi una bella novità da questo punto di vista, speriamo che piaccia, io sono convinto di sì. E Ma poi tornerà sai, anche Nino Galloni. amanti della musica ce ne sono tanti, quindi secondo me è sicuramente, anche perché noi sappiamo che verrà trattata anche sotto degli aspetti simbolici, insomma un Sì, po' esatto. particolari. Le Tornerà altre Nino, rubriche, Marco, tornerà il velocemente. nostro magistrale mitico Nino Galloni, insuperabile e instancabile. E poi dovremmo avere anche Rooseveltpedia, se non questa settimana, al massimo la prossima. E quindi avremo veramente una quantità notevole di nuovi programmi, sicuramente me ne sto scordando ancora alcuni. Abbiamo Massoneria On Air, come Che aveva avrà già inizio su anticipato. MR TV. Esattamente, come aveva già anticipato ieri Gioele, giovedì, quindi dopodomani, alle 12:30 circa, ci ritroveremo con Massoneria On Air. È cominciato appunto Pane al Pane, che andrà avanti settimanalmente anche quello. E ripeto, poi me ne sto sicuramente scordando altri, ma avrete pena e comprensione di me che l'orario è tardo per tutti. Sicuramente mi sto scordando qualcosa, ma non ne abbiate a male. Adesso mi sto riprendendo il calendario, così almeno non Beh, rischio di sbagliare. Beh, il Non è che calendario è dovrei. sicuramente molto ricco, quindi ovviamente invitiamo i nostri amici a iscriversi al canale e a cliccare Ah, sulla ecco cosa mi ero campanella. dimenticato. Ricomincerà una vecchia idea, un vecchio programma di qualche anno fa che però tanto era piaciuto, ovvero 8 e mezzo rosveltiano, una sorta di controcanto a quell'8 e mezzo invece che va in onda sulla TV. Economia organica l'abbiamo detto, tutti i sabati avremo sempre un'intervista con personaggi nuovi, Rooseveltpedia l'abbiamo detto, e poi c'è Parole e Simboli della nostra Serena. Dai, allora li abbiamo detti tutti. Grazie Marco. Allora ragazzi, vi aspettiamo martedì, grazie di nuovo di tutto, buona serata a tutti quanti, grazie di nuovo ovviamente per essere stati con noi, mettete un like, condividete se vi è piaciuto questo video e Marco, sigla. Sappi, abbiamo avuto una richiesta che non puoi non disattendere. È questa qui di Scusa, non Gagliardo Simo avevo anche una e puntata sulla legge vorrebbe. di attrazione. Allora, caro Ti tocca. Simo, qua mi tocchi sul vivo perché è un argomento Eh, di cui io mi occupo da tanti tanti anni, quindi molto molto volentieri. ti tocca, Grazie. ti tocca. E quindi dicevi cos'è l'ultima cosa che avevi detto? Iniziava con la S? Era la Ah, sigla, cos'era no? l'ultima? Cos'era? Sigla. Cos'era? Cos'era?